In generale perché il mondo di internet è complicato e non tutti ne hanno chiarissimi meccanismi. Forse c'è anche un po' un pregiudizio, visto che internet è una cosa che in fondo usiamo tutti, così come tutti più o meno usiamo qualche social, e quindi c'è un po' l'idea che tutti possano parlarne. Invece io penso che in questi casi sarebbe molto utile provare a consultare degli esperti di tecnologie e di dinamiche sociali coinvolte, anche in riferimento al singolo social coinvolto, perché comunque se una persona conosce benissimo ad esempio l'ambiente di Facebook, non è detto che le meccaniche di funzionamento e di interazione su quel social siano le stesse, ad esempio di TikTok, oppure di Instagram, oppure di un altro social. Il rischio è sempre quello che quando il giornalista si trova di fronte a un fenomeno nuovo, lo interpreta attraverso le lenti di quello che sa o che magari pensa di sapere e magari quello che diciamo pubblica poi sono leggende metropolitane, per cui magari vede un video e poi lo inquadra secondo narrative già conosciute, per cui la rete è un posto pericoloso, per cui esistono sfide del suicidio, per cui i giovani sono degli sprovveduti e seguono delle mode assurde, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre poi magari guardando i dati si scopre che quella cosa non ha fatto una moda oppure che i dati sono un pochino diversi. A questo ovviamente si sommano dei problemi che probabilmente sono proprio strutturali del mondo del giornalismo attuale, in cui tu hai uno spazio che è dedicato all'approfondimento, che è molto risicato, in cui bisogna inseguire la notizia, in cui non sempre un giornalista ha il tempo anche materiale per intervistare gli esperti. Magari perché è mal pagato, perché gli viene chiesto di scrivere molti articoli ogni giorno e quindi non ha proprio il tempo materiale per fare fact-checking e per consultare la letteratura scientifica, gli esperti, eccetera. Però questo è un problema che coinvolge un po' tutto il mondo del giornalismo e non è specifico solo della conoscenza di internet e delle challenge.